siamo in dolce attesa e poi gli diamo del gran gas, delle gran pedate di gas. Alla faccia di Davide che deve lavorare, giustamente. Tutto bene? Perfetto, bellissima giornata. che riguardano un grandissimo pilota molto amato. Villeneuve apparteneva all'esclusiva, sparuta categoria dei fenomeni. Minutino, fragile, dall'aspetto quasi inadatto a quel mestiere. Non ci volle molto per ricrederci. Quanta furia era racchiusa in quel piccolo essere. Già dalle prime prove rimasi sconcertato. Spaccava tutto. Di cavalli era insaziabile. Non gli bastavano mai. Se il suo compagno si lamentava che la potenza era difficilmente utilizzabile per problemi di aderenza o di guidabilità, per lui non era mai un problema. Diritto o di traverso, a terra la metteva tutta. Riuscite a mettere dentro una sala veramente mezza Italia del motorsport, qui dentro forse non tutti possono rendersene conto, ma c'è veramente la storia. C'è un signore che fregandosi dei suoi 97 anni ha voluto oggi essere qui con noi. Grazie. C'è anche un'altra persona che merita una citazione. Non ha bisogno di presentazioni, vi dico solo il nome, Enzo Esella. Tomaini per me rappresenta tutto il mio passato, perché effettivamente se sappiamo fare qualcosa nel settore delle auto da competizione è merito suo. Ci ha insegnato parecchio, ha dedicato parecchio al nostro marchio. Non mi riferisco esclusivamente alla Formula 1 perché è un settore che non ricordo tanto con tanta volontà, preferisco il settore delle vetture prototipo, che sono quelle che hanno dato la possibilità all'azienda di andare avanti, di procedere e di essere, penso, ancora oggi competitiva. E quindi il grosso merito dei risultati è dato da gente come Tomaini, che hanno avuto la pazienza, lo stimolo per insegnare a noi cosa bisogna fare per riuscire a mettere in piedi una vettura competitiva. Non sempre l'abbiamo ascoltato, ma parecchie volte sì e ne siamo soddisfatti. Mi sembra che sia di buon auspicio per il libro e per le sue finalità, che sono stupende. C'è da fare i complimenti a tutta l'organizzazione, che era impensabile, veramente sono rimasto colpito dal modo di intraprendere questa strada e non posso che fare i migliori auguri a Tomaini, che se lo merita assolutamente, perché ha dedicato la sua vita all'ambiente dello sport dell'automobile, avendo meno di quello che sicuramente si meritava. Diciamo che l'organizzazione della giornata odierna è stata sicuramente una grossa sorpresa per il pubblico che c'era attorno e per la presenza nella sala veramente attenta, soprattutto i giovani. È stata una sorpresa perché quelli con i capelli grigi erano confinati alle prime file, dietro c'era uno stuolo di giovani entusiasti e fa piacere vedere l'entusiasmo nei confronti di quello che è stato il nostro lavoro.
È stata una emozione vedere Tom nelle vesti di autore del libro. Il mio rapporto con Tom nasce quando lui sta per lasciare Osdell per la seconda volta. Ha disegnato personalmente i montanti della 155 GTA che ha vinto il campionato italiano velocità turismo nel 92 e di lì è iniziata una collaborazione, perché poi lui è andato in Alfa Corse a settimo come ingegnere di pista di Nicola e lì è iniziata una bellissima carriera. È stata un'avventura, abbiamo vinto il DTM nel 93, poi lui ha seguito poi tutta la carriera di TM coccolando Larini come un padre, ecco, perché poi la figura di Tom si presta molto, cioè, era l'alter ego di Nicola. È stata veramente una giornata bellissima e ringrazio chi l'ha inventata. Adesso gli ridò l'altro.
passando una giornata noiosa qui a Modena, tutti si stanno annoiando, non lo faremo mai più, abbiamo fatto fatica a riempire il parcheggio e io sto con una macchina veramente modesta. Vediamo che viene Davide. Scusatemi, Eccolo. Parliamo della macchina, poi alla fine risulta così e dice questi dovrebbero tenere nascosto anziché promuovere. se c'è un avvocato in sala per me per dopo, accettiamo. Sono numeri e nessuno li può contestare, perché adesso io poi vado avanti e mi dimostro un po' una cosa. La polizia nominis, che bisognava cancellare il nome, la seconda era la rescissio actorum, cioè bisognava distruggere tutto che aveva fatto. Io voglio vedere che distruggono i 1400 F40 adesso. Secondo me era meglio se l'avesse fatto qualcuno in meno a questo punto. Andiamo. Camminare questa è per lei, Stavo dicendo,
Che roba? Ma oggi è stato strano, è stato stranissimo. Ho visto Daniele, è arrivato Daniele? Sì, perché a Francoforte presentiamo la 164, lei arriva con un oggetto così non la guarda nessuno. Allora ho detto, ecco fatto, andiamo a chiedere al commendatore, Ferrari, l'ingegnere, la presentiamo a ottobre, no, a luglio, prima delle ferie, io avevo programmato tutto per settembre, da fare per presentarla il 21 di luglio. Ce n'erano due che funzionavano, e poi Ferrari, quella che avevo presentato, mi ha preso sotto il braccio. Quando ho finito le prove, poi se la porta questa qui. Non gli ho mai chiesto perché poi è stato male, il signore della Fiat faceva. L'importante è che siano contenti i clienti, perché è la cosa fondamentale. Le teniamo bene, eh? Come? Le teniamo bene, eh? Sì. Ma dico, lei immagini se ne avessero fatto 400 di quelle, anziché 1.600, 1.400, 1.500. Io ho una foto di Ferrari che sono degli ingegneri, io adesso vado sul podio, devo dire quante macchine vogliamo fare. Ferrari sotto il tavolo per non farsi fotografare, mi ha fatto così. E invece poi dopo, subito dopo, però i fotografi sono andati dall'altro, lui aveva la mano così. Alla fine hanno fatto, tenuto in piedi la Ferrari, adesso metti a parte. La Ferrari hanno tenuto in piedi questa, in testa rossa, il 412, sa com'è nato? Che volevano fare il souvenir per i clienti, come portacenere, lì ci ho fatto un motore, hanno fatto altre 600 macchine.